Ciao a tutti! Dunque, qualche mese fa ho fatto un video in cui parlavo di alcune parole straniere che sono entrate a far parte del vocabolario quotidiano degli italiani, che quindi utilizziamo tutti i giorni nonostante siano chiaramente delle parole straniere. Oggi vi parlo di un argomento molto simile. Dunque, con l'avvento del capitalismo e del consumismo, in tutto il mondo si sono diffusi degli oggetti e dei servizi che ormai usiamo tutti i giorni e sono parte della nostra vita quotidiana. A volte li usiamo senza neanche farci caso. E alcuni di questi oggetti o servizi avevano già un nome proprio specifico prima della loro commercializzazione su larga scala e generalmente in tante lingue, incluso l'italiano, sono ancora oggi chiamati con quel nome lì, sono tuttora chiamati allo stesso modo, con il loro nome originale. Ma c'è tutta una serie di altri prodotti, oggetti, servizi che invece, essendo stati resi particolarmente famosi o essendo stati diffusi su larga scala da un'azienda particolare, hanno preso il nome appunto dell'azienda che li ha resi più famosi. Quindi adesso vengono chiamati appunto con il nome della marca più venduta e più utilizzata. E l'Italia e l'italiano non fanno eccezione. Anche in italiano ci sono una serie di vocaboli che vengono appunto dal nome della marca di un oggetto e che quindi o non hanno un vero e proprio nome in italiano, oppure se ce l'hanno, questo nome vero e proprio è stato messo da parte ed è caduto in disuso a favore del nome della marca di una delle aziende che produce questo oggetto. E utilizziamo magari il nome di questa marca anche quando l'oggetto che stiamo usando in realtà è prodotto da tutt'altra azienda. Cominciamo. Quando dovete pulire casa vostra, cosa fate? Prendete una scopa e spazzate i pavimenti, no? Passate la scopa. Ma se volete pulire la casa un po' più a fondo, utilizzerete un tipo di scopa diverso che viene inzuppata in un secchio d'acqua apposito che ha anche uno strumento integrato che serve a strizzare la scopa, quindi a eliminare l'acqua in eccesso, a eliminare l'acqua di troppo. In Italia questo oggetto lo chiamiamo mocio, ma mocio in realtà non è altro che il nome che è stato dato a questo oggetto dalla marca che l'ha reso famoso in Italia, cioè la marca Vileda. In realtà il nome vero di questo oggetto è scopa di filacce, ma nessuno in Italia usa questo termine e probabilmente il 90% delle persone non sanno neanche che si chiami così questo oggetto in realtà. Tutti lo chiamano mocio, perché il mocio Vileda si è diffuso così tanto da diventare appunto la scopa di filacce per antonomasia, per eccellenza. Numero 2. Dunque, quando andate all'università o al lavoro o in gita e sapete che dovrete magari mangiare, pranzare o cenare fuori casa, per evitare di sprecare soldi a un ristorante, oppure siccome avete del cibo già pronto, avanzato nel frigo, prendete una di queste scatole di plastica con il coperchio e ci mettete dentro il cibo che avete e ve lo portate via. Magari vi mettete questa scatola nello zaino o nella borsa e ve la portate con voi. Questa scatola in italiano viene chiamata solitamente Tupperware, ok? Tupperware chiaramente è il nome di una marca, della marca più famosa che produce questo tipo di scatole, ma ormai il termine Tupperware si usa da così tanto tempo che è diventata una parola completamente normale in italiano. In alcune regioni però, se non sbaglio in Lombardia, ma forse anche in altre regioni, correggetemi se sbaglio, c'è un termine che si può dire sia italiano regionale, che è schiscetta, anzi schiscetta, come direbbero in quelle regioni, che serve appunto a indicare questo oggetto. Inoltre, in passato c'erano altri termini per indicare oggetti simili, solitamente però magari di metallo, che appunto venivano chiamati portavivande oppure gavette. Ma al giorno d'oggi nessuno usa questi termini e tutti dicono semplicemente Tupperware o schiscetta regionalmente. Numero 3.
Ora immaginate che stiate cucinando oppure state mangiando e rovesciate per sbaglio un bicchiere d'acqua. E cosa fate? Volete uno di quei pezzi di carta assorbente, appunto, o carta da cucina, che serve a assorbire per pulire e poi li buttate via. Quindi volete chiedere magari alla persona che è in cucina o nella stanza con voi se ve ne passa uno. Allora cosa fate? Gli chiedete: mi passi della carta assorbente? No. Quello sarebbe il termine tecnicamente, teoricamente corretto, ma se chiedete a qualcuno di passarvi della carta da cucina o della carta assorbente, vi guarderà molto confuso. Quello che dovete chiedere è: mi passi uno Scottex? In italiano questo si chiama Scottex. Appunto, la Scottex è una marca di prodotti per la casa cartacei molto molto famosa, a tal punto che gli italiani hanno cominciato a chiamare questo prodotto Scottex. Numero 4. Se verrete in futuro in vacanza in Italia, vi accorgerete molto presto che ci sono alcuni posti, alcuni negozi, alcuni ristoranti che non vi permetteranno di pagare utilizzando la carta di credito o qualche altro tipo di carta che si utilizza per pagare. Allora, in quel caso cosa farete? Dovrete prelevare dei soldi dal vostro conto in banca per poter pagare in contanti. Ma ovviamente siete in una città nuova nella quale non siete mai stati prima e non sapete dove trovare il posto più vicino dal quale prelevare dei soldi. Allora cosa dovete chiedere ai passanti? Dovete chiedergli: dov'è il bancomat più vicino? La parola bancomat in italiano indica quello che in inglese è comunemente detto ATM. Quindi è lo sportello automatico di una banca. E anche la parola bancomat, appunto, è un nome commerciale, diciamo. Non è una vera e propria marca, ma non è neanche un termine italiano vero e proprio. Il termine vero, appunto, è sportello bancario automatico, ma è un termine troppo lungo e tendenzialmente usiamo la parola bancomat. Fate attenzione però, perché la parola bancomat a volte si usa anche per indicare la carta che inserite dentro l'ATM per prelevare i soldi, o quella che usate al supermercato per pagare la spesa, per esempio. Infatti poi i cassieri vi chiederanno: vuole pagare con il bancomat? Numero 5. Ora immaginiamo che sia Natale o che sia il compleanno di, non so, un vostro amico e volete fargli un regalo e state incartando questo regalo e dovete chiudere la carta in qualche modo. Avrete bisogno del nastro adesivo. Dunque, la parola nastro adesivo è perfettamente accettabile, viene usata abbastanza spesso, ma la parola più comune per indicare il nastro adesivo è scotch. Quindi, se state cercando questo strumento, questo oggetto insomma, che può essere detto nastro adesivo, potete anche chiamarlo scotch, che è il nome di una marca che ha reso famoso questo prodotto in Italia in passato. Quindi se sentite un italiano dire scotch, è molto probabile che non si riferisca alla bevanda alcolica, ma che si riferisca a questo, al nastro adesivo. Numero 6. Dunque, avete mai fatto un viaggio in macchina, magari con i vostri genitori da piccoli per andare in vacanza da qualche parte? Se sì, avrete magari preso l'autostrada, ovviamente per fare prima. In Italia, lungo tutte le autostrade, troverete dei negozi, diciamo, all'interno dei quali ci sono servizi igienici, quindi i bagni, c'è il bar e c'è un piccolo negozietto vero e proprio nel quale comprare magari del cibo o delle riviste da leggere, eccetera. Questo tipo di negozio, in italiano vero e proprio, in italiano standard, si chiama area di servizio, ma è un termine molto tecnico e formale, no? Gli italiani normalmente chiamano questo tipo di negozio con il nome della catena di negozi più famosa che fornisce questo servizio in Italia, che è Autogrill. Ok, quindi per esempio quando ero piccolo e magari dovevo andare in bagno durante il viaggio o avevo fame, dicevo a mia mamma: mamma, ci fermiamo al prossimo Autogrill per piacere? O qualcosa del genere.
probabilmente non glielo chiedevo in modo così educato da piccolo. Quindi, appunto, solitamente ci si ferma con la macchina nel parcheggio di questo autogrill che si trova al lato dell'autostrada e magari i genitori si prendono un caffè, i bambini si prendono un dolcetto o una merendina e tutti vanno al bagno e poi si riparte. Numero 7, settima e ultima parola, è una parola che esiste anche in inglese, ma non solo è scritta diversamente, ma ha anche un altro significato. La parola in questione è mocha. Dunque, in inglese, come probabilmente voi saprete se non siete italiani, la parola mocha, scritta in realtà M-O-C-H-A, indica un tipo di caffè, che è caffè latte mescolato con il cioccolato, essenzialmente. Beh, in Italia la parola mocha, scritta invece M-O-K-A, indica un altro tipo di oggetto. Indica questo oggetto. Il termine più generico per indicare questo oggetto in italiano è caffettiera, ma la parola caffettiera può indicare appunto altri tipi di caffettiere, non solo quella che è la classica caffettiera italiana. Perché la chiamiamo moka? La chiamiamo moka perché la famosissima marca di prodotti per il caffè Bialetti ha inventato questo tipo di caffettiera e l'ha chiamata moka. Quindi in Italia tendenzialmente se dobbiamo fare il caffè andiamo in cucina e cerchiamo la moka. Se siete mai stati in vacanza in Italia in passato e siete magari andati in un bar a prendervi un caffè, avrete sicuramente visto un tipo completamente diverso di caffettiera, che non è in realtà una caffettiera, è una macchina per fare il caffè molto molto grossa, che si trova però solo nei bar. Solitamente gli italiani non hanno quel tipo di macchina per fare il caffè a casa, ma utilizzano questa. Bene, per questo video è tutto. Nella vostra lingua madre c'è qualche termine molto molto comune, usato nella vita quotidiana da tutte le persone, che è in realtà semplicemente il nome di una marca che produce quell'oggetto? Se sì, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!